Ciao a tutti e bentornati nuovamente al canale delle recensioni. Oggi altro rugged smartphone, per la precisione abbiamo il Doogee S89. Rugged smartphone, per chi non lo sapesse, sono questi smartphone per l'appunto robusti, ultra resistenti, resistono agli urti, all'acqua, al freddo, anche al fuoco in situazioni limite, hanno tutta una serie di certificazioni militari, quindi sono degli smartphone destinati a degli utilizzatori che utilizzano lo smartphone per attività all'aperto in cui si rischia di danneggiare un classico smartphone, o anche per chi lavora in contesti come può essere per esempio un cantiere, da utilizzare come navigatore per la vostra mountain bike, per la vostra moto e così via. Quindi sono varie le possibilità. Adesso andiamo a fare un brevissimo unboxing, vediamo cosa c'è dentro la confezione e faremo una presentazione del Doogee S89. Ecco qui il nostro Doogee, Doogee S89, andiamo ad aprire. Ovviamente io l'ho già scartato, quindi questo è lo smartphone, dopo lo andremo a vedere meglio. La sua pellicola qua protettiva, manuale d'uso che è anche in italiano, ma è proprio una cosa veramente blanda sulla sicurezza più che altro. Certificato di garanzia, i panni per l'installazione della protezione dello schermo che vi viene fornita insieme allo smartphone, eccola qui, oltretutto è già installata, quindi vi arriverà lo smartphone con la pellicola già installata con sopra questa, quindi quando voi andrete ad aprirlo non fate come me che tirate via la pellicola totalmente, perché questa è una pellicola protettiva della pellicola dello smartphone, quindi è già installata di suo. Quindi non fate come me che vedete ho già rovinato un pochino la pellicola che c'era installata, comunque ne abbiamo qui un'altra, quindi non c'è alcun problema. Poi qua ci sono delle istruzioncine per i LED che dopo andremo a vedere, una specie di pinzetta per aprire diciamo i vari vani per la SIM e così via, carica batterie con uscita per la Type-C, cavetto Type-C, Type-C. Eccolo qui. Ma andiamo a focalizzarci sullo smartphone adesso. Allora, andiamo ad osservare un po' da vicino questo rugged smartphone. Allora, per prima cosa possiamo notare che la qualità della scocca è sicuramente elevata. Ha un profilo in alluminio che sembra molto resistente, qua c'era anche la scritta waterproof, a scanso di equivoci, ha dei bumper sugli angoli come la maggior parte dei rugged smartphone proprio per attutire le cadute. Qui sopra notiamo subito un dettaglio che ci potrebbe interessare, e cioè la presenza dell'ingresso, cioè dell'uscita per il cavo AUX per utilizzare cuffie e soprattutto per utilizzare la radiolina utilizzando questa uscita come antenna. Da questo lato c'è lo slot per la SIM card che possiamo, anche se abbiamo un minimo di unghie, estrarre con le unghie, e notiamo subito che c'è lo spazio per una scheda di memoria, una SD card e due slot per le SIM, quindi ovviamente dual SIM questo smartphone, quindi con anche la memoria espandibile. Qua c'è un pulsante, qui abbiamo il pulsante del volume su più e meno e il rilevatore di impronte digitali, quindi noi lo possiamo sbloccare utilizzando il rilevatore di impronte oppure anche col riconoscimento del volto. Qua c'è la scritta dust proof, ovviamente è resistente anche alla polvere. Dietro vediamo subito che hanno messo questi LED che dovrebbero contraddistinguere questo smartphone. Sinceramente vi dico, sì, carini, però adesso io non è che andrei a comprare uno smartphone per questi LED simpatici che ci sono qua dietro, ecco, diciamo che non è una grande innovazione. Ci sono tre videocamere più una frontale, abbiamo una videocamera notturna,
una grandangolare e una da 48 megapixel, più quella frontale per i selfie. Qua sotto l'ingresso per la USB Type-C, ovviamente ben sigillato con questo tappo di chiusura perché questo smartphone è totalmente impermeabile. Una cosa di cui dobbiamo tenere presente quando acquistiamo questo smartphone in particolare è che è un mattone, ragazzi, 12.000 mAh di batteria. 12.000 mAh di batteria dura tantissimo, quindi è uno smartphone orientato, dedicato a chi non vuole avere problemi di batteria. Quindi anche per dire andate a fare un trekking di più giorni in un luogo remoto, non vi volete portare quasi nulla, volete solo portarvi, diciamo, lo smartphone da utilizzare senza ricaricare con power bank o pannelli fotovoltaici, questo si presta molto bene a questo utilizzo. In questo momento siamo sul sito ufficiale della Doogee e andiamo a vedere le caratteristiche hardware dello smartphone, così intanto lo utilizziamo anche un pochino. Ecco qui. Allora, prima cosa possiamo vedere 8 GB di RAM, 128 GB di memoria di archiviazione, 33 watt di ricarica rapida. Vabbè, abbiamo le LED che hanno questa illuminazione particolare che segue un pochino come se fosse un respiro. Helio P90 octa-core, 2.1 GHz, 6,3 pollici LCD Full HD+, i display, triple videocamera come vi dicevo prima, 48 megapixel più 20 più 8 megapixel, Sony 20 megapixel, camera per la visione notturna, 12.000 mAh la batteria, Samsung 16 megapixel camera frontale, 8 GB di RAM, IP68, IP69, 1000 STD 810G, quindi certificazione militare, resistenza agli urti, all'immersione e così via. Ha tutta una serie di fattori estremi. Riconoscimento dell'impronta laterale NFC, Gorilla Glass, Android 12.0. Queste sono le caratteristiche principali di questo smartphone. Possiamo vedere anche qualche ulteriore caratteristica che ci potrebbe interessare, quindi Bluetooth 5.1, vabbè, la radio, supporto per la navigazione c'è GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, e credo che diciamo che tutto quello che è di nostro interesse più o meno l'abbiamo visto. Adesso andiamo magari a vedere un video su YouTube. Qua ci sono le caratteristiche della fotocamera, c'è anche la possibilità di fare slow motion, time lapse, scanning intelligente, penso per la rilevazione del codice a barre e così via. Le videocamere non sono male, non sono affatto male, sembrano videocamere di buona qualità. Come al solito il supporto software non è fantastico, non c'è una stabilizzazione digitale come si deve, c'è una fotocamera grandangolare che a me piace, avere questa possibilità di avere questa videocamera, ha diciamo una risoluzione minore rispetto alla fotocamera principale che è da 48 megapixel, quindi qualità inferiore rispetto a quella. Peccato perché è una videocamera per me molto importante. Possiamo notare comunque che la fluidità è buona, non è il telefono più fluido che abbia provato fino ad oggi, però diciamo che è abbastanza piacevole da utilizzare. Per la navigazione si comporta molto bene. Adesso andiamo a vedere, non so, uno dei miei video, clicchiamo su uno dei miei video, vediamo un pochino la qualità video e la qualità audio. Questo è l'ultimo video che ho caricato. Mettiamo a pieno schermo. Impostiamo la risoluzione più alta, devo dire che la qualità video è molto buona. Tutta una serie di spessoramenti sotto e via. Cosa che non quadra. Purtroppo il venditore di questo utensile tanto
Qualità video molto buona, mi piace il display, è molto nitido, non c'è una eccessiva saturazione dei colori, è molto ben calibrato, molto morbido nella gestione dei colori, molto nitido. Devo dire che il display è molto soddisfacente. La cosa un po' meno soddisfacente è l'audio, perché l'audio non è, devo dire, così spettacolare purtroppo. È un audio un po' di bassa qualità, forse anche dovuto al fatto che è chiuso tutto in questa scocca molto robusta e quindi tende un pochino a risultare un po' chiuso come audio. Vedete, ho anche utilizzato lo sblocco con le impronte digitali, quindi complessivamente è un buono smartphone per guardare video, per navigare su internet, per guardare video forse anche qualcosa di più, ecco, cioè la qualità video è davvero soddisfacente. Ha anche tutta una serie di oggettini aggiunti da Dugi per fare dei vari lavoretti, perché questo per l'appunto, essendo un rugged smartphone, può essere utilizzato, non so, vabbè, c'è il goniometro, per esempio, c'è il pendolino, c'era anche la bolla, sì, questa qui gradiente, insomma, tutta questa serie di cosine simpatiche che ci possono tornare utili. Credo che le caratteristiche principali a livello tecnico le abbiamo già riassunte, adesso andremo a fare magari qualche video, vi faccio vedere proprio qualche dimostrazione più pratica della qualità delle fotocamere e delle videocamere. Non andrò a fare test di distruzione dello smartphone perché non ho intenzione di distruggerlo, come ho già specificato più volte, ovviamente sono smartphone indistruttibili, però se voi lo fate cadere di faccia su una pietra, il display si spacca anche se avete una protezione, quindi potete sicuramente maltrattarlo senza problemi perché anche il display è resistente, però ecco, sui sassi fate un minimo di attenzione, ecco. Per il resto è uno smartphone indistruttibile. Ecco qui invece la nostra fotocamera, videocamera principale. In questo momento sto registrando nella modalità normale, quindi non grandangolare, e adesso andiamo a provare anche quella grandangolare. Ecco qui la modalità grandangolare, non mi sembra affatto male, modalità grandangolare che apprezzo sempre molto. Guardate, in questo momento tra l'altro sta nevicando anche un pochino, adesso ne approfitto per andare a prendere un po' di legno. Modalità grandangolare e modalità selfie hanno una risoluzione Full HD, quindi non possiamo utilizzare il 4K. Il 4K lo possiamo utilizzare solo con la modalità classica. Vabbè, già che ci siamo, facciamo anche un rapido test di impermeabilità dello smartphone. Lo buttiamo direttamente qua dentro. Facciamo anche un test audio, se riesce a captare l'audio anche in immersione. Eccoci qui. Direi che è tutto perfettamente funzionante. Questa è la videocamera notturna. In questo momento sono al piano superiore della baita. Allora, messa a fuoco, insomma, un pochino faticosa, un pochino, vedo che sì, ha un pochino di acciacchi, fa fatica a mettere a fuoco regolarmente, purtroppo. Per il resto diciamo che la videocamera ad infrarossi fa il suo dovere,
diciamo che vi permette di vedere un pochino al buio. Ma ora è il momento delle conclusioni. Intanto sono su Amazon e sto guardando il prezzo che si aggira intorno ai 359 euro al momento, sicuramente avrà delle oscillazioni. Allora, diciamo che è un rugged smartphone comunque di alta gamma, perché ha tutto ciò che serve, ha anche della componentistica di qualità, quindi direi che il prezzo ci può stare. Non è uno smartphone rugged che presenta delle grandiose innovazioni rispetto ad altri Doogee o altri smartphone rugged che ho già recensito. Più o meno il pacchetto è sempre un po' quello, insomma è un telefono dedicato a un certo pubblico, agli appassionati di questi telefoni indistruttibili e soprattutto per chi ha uno stile di vita particolare, ha bisogno o di un secondo smartphone o di uno smartphone unico, indistruttibile, perché c'è uno stile di vita magari particolarmente avventuroso che lo porta a rischiare di distruggere uno smartphone al giorno. Con questo sicuramente non succede questo inconveniente. Comunque vi lascio tutti i link in descrizione, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettetemi un like e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se avete già un Doogee e se vi trovate bene lasciate la vostra opinione. Ci vediamo al prossimo video, un saluto da Luca, alla prossima!